Allora, riprendiamo un attimo di ordine. Allora. Ciao chitarristi e bentornati in Shape Your Tone. Io sono Ale e anche se è scontato dirlo, non me ne frega niente, mi sono innamorato ancora. E non venite a dirmi che è sbagliato perché siamo chitarristi, siamo tutti così. Ogni chitarra nuova è un nuovo amore. I motivi di questo innamoramento ve li spiego nel video di oggi e se vi piace che vi racconto tutte queste cose un pochino più personali, lasciate like al video, iscrivetevi al canale, commentate scrivendo di che colore sono le vostre scarpe adesso. E se questo video arriva almeno random number generator 3 un po' tantiti, 31.276.539 like. Mi accontento delle prime 4 cifre, 3.127. Allora, riprendiamo l'ordine. La chitarra del video di oggi me l'avete vista usare un sacco di volte nei video degli ultimi mesi. In questo video vi dico tutto, ma prima bisogna fare qualche passettino indietro. Quando bisogna fare una scelta su uno strumento si parte sempre dal capire quali sono le esigenze che quello strumento deve soddisfare. Nel mio caso, come molti di voi sanno, mi serve una chitarra che io possa sfruttare con la mia band, per diverse situazioni live, studio, tantissime cose. Ho già la mia chitarra che utilizzo e ho utilizzato per tanti anni, che è la mia Schecter 7 corde, quella bianca. Descritta rapidamente, si tratta di 7 corde, pick-up attivi, ponte Floyd Rose. Tutte cose che per il metal sono top. Chiaramente il ponte Floyd Rose è una maledizione. La scelta di quella chitarra derivava da delle influenze musicali che ho avuto nel mio periodo dal 2015 al 2017. In quel periodo ho scoperto il metal un pochino più moderno rispetto al classico metal anni 80 che tutti i chitarristi ascoltano, suonano, fanno, vedono, urlano, e gradualmente sono passato da quel metal al metal un po' più moderno attraverso canzoni di band tipo Breaking Benjamin, Starset, Lacuna Coil, Architects, Bring Me The Horizon, e potrei andare avanti con la lista all'infinito, ma mi fermo qui. Queste band in comune hanno delle accordature un pochino diverse rispetto a quella standard e io, per unire la mia passione per il thrash metal anni 80 e quel tipo di musica che stavo scoprendo, ho dovuto mixare in una chitarra sola ritmiche accordate molto in basso e assoli suonati in accordatura standard senza avere dei cavi dell'alta tensione al posto delle corde, motivo per cui ho escluso categoricamente una chitarra baritona. Tra l'altro, argomento interessante, se volete un video su quelle chitarre lì ditemelo qui sotto. E come dicevo, esclusa la chitarra baritona, mi sono fiondato su una chitarra a 7 corde. Il motivo del Floyd Rose è detto proprio facile: avevo la mia Gibson Les Paul senza leva, volevo una chitarra con la leva, fine. Molto meno poetico di quello che si può pensare. Spoiler, mi sono poi pentito di questa scelta svariate volte durante la mia vita chitarristica. Comunque da lì poi l'amore per le chitarre 7 corde è sbocciato totalmente e da quando è uscita ed è stata presentata la prima volta ho una chitarra sola in testa. Ho diverse storie Instagram a testimoniarlo in cui chiedo alle persone di togliermi internet. Io volevo la PRS SE SVN con la finitura Cherry, però diciamo che non soddisfava una reale esigenza all'epoca e avendo già una chitarra a 7 corde il tutto riuscivo comunque a contenerlo, fino a che questa musica è diventata la principale per me. Non era più solo una questione di ascolto, ma era una questione di produzione, di suonare, fare cose all'interno di quel contesto di genere musicale. E contemporaneamente c'è la collaborazione con i ragazzi di Musical Store 2005 che mi mettono a disposizione tutto quello che voglio provare, ovviamente principalmente per voi, però un po' anche per me, dai. Io ovviamente li ringrazio tantissimo e tra l'altro qui sotto trovate anche il link alla chitarra, così se vi interessa saperne di più e farvi salire la gas come la mia, prego, cliccate e poi non dovete neanche ringraziarmi. Comunque facciamo 2 più 2 e fa PRS. 2 più 2 fa PRS. Questo nello specifico è il modello Mark Holcomb. È quella che mi vedete usare da un sacco di tempo, come dicevamo prima, perché da quando è arrivata non riesco più a farne a meno, nonostante un piccolo trauma iniziale, ma ne parliamo. Allora, intanto PRS ha smesso di produrre la chitarra nel modello standard, quindi sul mercato come modello 7 corde di PRS nel 98-99% dei casi si trova solo la Mark Holcomb in diverse finiture. C'è quella nera un po' flesciosa strana, quella nuova che è appena uscita, ma quando ho visto queste qui, natural, satinate, non mi sono più trattenuto. Mi serviva una chitarra affidabile ma senza spendere più di una cifra intorno ai 1.000 euro. Ci sono tante chitarre 7 corde super versatili, bellissime, ma che costano veramente troppo. E ce ne sono altre nella stessa fascia di prezzo, ma che non rispondono a tutte le caratteristiche che mi servono. Motivo 2, l'elettronica. Mi serve una chitarra aggressiva, ma contemporaneamente flessibile a diversi tipi di sound. La mia vecchia 7 corde aveva dei pick-up Seymour Duncan Blackout bellissimi. Pick-up attivi, che però non erano quel super compresso del suono dei pick-up attivi stile EMG, ma era comunque abbastanza naturale, andava bene. Questa volta però ho voluto andare su pick-up passivi e soprattutto
splittabili. Se vi ricordate, un po' di tempo fa, parlando delle Fender Telecaster che mi sono passate qui sul canale, se non vi ricordate il video è qui sopra, vi ho detto come io abbia utilizzato la Player Plus Telecaster Nashville per delle produzioni che dovranno uscire dalla mia band. E visto che live bisognerà passare dal suonare riff in accordatura in drop La a cose con il sound un pochino più da single coil, poco gain, quasi blues, mi serviva qualcosa di estremamente dinamico. Motivo 3, il ponte fisso. Di chitarre a 7 corde con il ponte fisso ce ne sono 7 milioni, fortunatamente questa fa parte di quei 7 milioni. Ultima cosa, non meno importante, l'estetica, che è super accattivante. Ora, ovviamente la mia 7 corde resterà sempre con me. Per alcune cose avrò comunque bisogno del Floyd Rose. Comunque, in un utilizzo più pratico, tendenzialmente la chitarra bianca sarà accordata in C standard, mentre questa PRS sarà accordata in drop La. Se vi ricordate, però, prima vi ho parlato di un piccolo trauma iniziale. Parliamone. Ciao, sono Alessandro. Ho un problema con le chitarre. Allora, questo è quello che succede quando non puoi provare una chitarra, però ti piace da matti e ci vai in fissa totale. La sensazione è quella di aver trovato la chitarra perfetta perché risponde alle esigenze, è bella, ti piace, però poi la provi e un po' la magia si perde perché il feeling non è quello che ti aspetti. Ed è esattamente quello che mi è successo. Avrei potuto fare il reso della chitarra? Sì, e poi sarebbe tutto tornato alla normalità, ma con le chitarre si combatte, non sono tutte la chitarra della vita che la provi e la tua mano si sente a casa come se quella chitarra fosse sempre stata tua. Però io, dalla mia, ho provato tantissime chitarre diverse e quindi la mia mano, vuoi o non vuoi, ha imparato ad adattarsi rapidamente a diverse forme del manico, diversi spessori del manico, diversi radius, diverse misure. Il problema di base è che questo manico è veramente sottile rispetto al manico della mia chitarra a 7 corde che ho sempre usato, che è molto più rotondo. Chi mi segue lo sa, quando parlo di manici io preferisco sempre il manico un pochino più rotondo, meno spigoloso, per così dire. Mentre sulle chitarre a 6 corde le differenze ci sono, le sento tantissimo tra una chitarra e l'altra, ma non influiscono così tanto sul risultato finale, sulla chitarra a 7 corde, almeno per me, cambia tutto. Con questa chitarra ho avuto uno scoglio un pochino più grande, cioè anche il risultato musicale ne ha risentito. Non solo la mia mano si sentiva scomoda, ma il fatto di sentirsi scomoda sul manico, così grosso come quello della 7 corde, perché ha un manico veramente più grande rispetto a quello di una 6 corde, mi faceva inceppare, fermare, creava tensione nella mia mano che diventava rigida e quindi di conseguenza io magari trattenevo anche il respiro, quindi poco ossigeno e quindi le dita non vanno. Così ho deciso di fare esattamente quello che ho sempre fatto: avere pazienza. Mentre con le chitarre 6 corde è stato un pochino più facile perché ne ho avute tante a disposizione, per quanto riguarda il mondo delle chitarre 7 corde per lo più ho sempre solo suonato la mia, quindi la mano su quel tipo di manico non ha avuto modo di adattarsi e abituarsi nel tempo. Quindi ho dato tempo alle mie mani di abituarsi, l'ho suonata, risuonata e adesso siamo migliori amici.
Ora, se volete le caratteristiche tecniche precise da nerd, come sempre trovate il link qui sotto con tutto quello che vi serve sapere sulla chitarra, e ricordatevi di farmi sapere voi nei commenti cosa ne pensate e soprattutto se avete mai pensato di suonare una chitarra a 7 corde. Ora, come andrà questo rapporto lo scoprirete nei video che usciranno qui sul canale con il tempo che passa in avanti, perché non va mai indietro. Solo i Dream Theater sarebbero capaci di far andare il tempo all'indietro. Io ringrazio tantissimo i ragazzi di Musical Store 2005 per la pazienza infinita che hanno ogni volta con me, perché io li stresso sempre fortissimo quando voglio provare delle chitarre. E mi raccomando, se volete vedere questa chitarra nelle mie mani nel futuro, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, così poi vengo a bussarvi lo schermo del telefono tutti i giorni.